La Romania è una terra di contrasti, bellezza e distruzione, speranza e disperazione. Tra i suoi paesaggi incantati si nasconde una storia che in pochi conoscono. Questa è la storia di Giamana, il paese sommerso. Nicolae Ceausescu, leader del Partito Comunista Sovietico, governò la Romania dal 1965 fino al 1989. Il suo regime fu caratterizzato da una mania di grandezza, un vero e proprio culto della personalità e dei progetti faraonici che miravano a rendere la Romania una potenza mondiale. Un esempio delle sue aspirazioni di potere fu il Palazzo del Parlamento. Pensate, secondo per dimensioni solamente al Pentagono. Per costruirlo vennero rasi al suolo interi quartieri e vennero lasciate per strada migliaia di persone, semplicemente per soddisfare il suo desiderio di grandezza. Comunque quello che vedete alle mie spalle non sembra molto grande, ma è il Parlamento, è sicuro che è gigantesco. Pensate che al suo interno ci sono tuttora 1000 stanze. Per costruirlo ci sono venute centinaia di operai e decine di architetti. Pensate che hanno usato talmente tanto marmo per costruirlo che per anni tutte le tombe della nazione sono state costruite con un materiale diverso perché non ne avevano più. E Ceausescu, che ordinò la sua creazione, la sua costruzione, non lo vide mai completo perché quando lui morì, fucilato nel 1989 insieme alla moglie, questo Parlamento che vedete alle mie spalle era stato completato solo al 60%. È una cosa veramente incredibile ed è veramente gigantesco, è enorme. Ma Ceausescu non si fermò lì. La sua visione di una Romania industrializzata lo portò a prendere delle decisioni a dir poco drastiche. Fu proprio questa sua ambizione a condannare Giamana. Dopo aver visitato Bucarest, inizio a dirigermi verso Giamana e percorrendo queste strade mi chiedo come dovesse essere la Romania negli anni 70, un paese che cercava disperatamente di rialzarsi mentre veniva costantemente schiacciato dal regime. Vedete, Giamana era un paese come tanti altri, un paese fatto di volti, di persone e anche di tradizioni. Un paese che però, un brutto giorno, venne preso di mira da un regime che non si faceva alcun tipo di scrupolo. La vicina miniera di Roja Poieni aveva bisogno di un nuovo bacino per far defluire i loro scarti di lavorazione e Giamana venne a quel punto sacrificata per un bene superiore. I loro abitanti vennero fatti evacuare con la promessa di una nuova abitazione, ma che suonava molto più come un ultimatum. La strada per arrivare qua sopra è abbastanza problematica in un certo senso perché è proprio sterrato purissimo. La strada per arrivare al paese è molto dissestata, testimonianza del fatto che qui davvero poche persone ci arrivano. Ma a un certo punto abbiamo avuto anche una brillante idea.
quella di camminare sul ghiaccio del lago per avvicinarci a piedi il più possibile al campanile. Ma qualcosa è andato storto. Comunque ragazzi, è surreale perché siamo proprio sul lago ghiacciato e qua è tipo non si capisce, una sorta di composto strano, quasi mezzo chimico chiaramente. E esattamente alle mie spalle c'è il campanile e sono a penso tipo una ventina di metri di distanza. È incredibile veramente. Sembra quasi di camminare su una sorta di duna, non si capisce, è stranissimo. Perché chiaramente qua adesso siamo quasi a 10 gradi sotto zero, siamo a inizio di febbraio, quindi fa molto freddo. Però l'atmosfera è, non lo so, è molto strano. Perché chiaramente questo, diciamo, composto, essendo, diciamo, molto denso, molto più denso dell'acqua, chiaramente ghiacciandosi rende ancora la superficie ancora più dura e facile da camminare sopra. Non mi avventuro più in là semplicemente perché ho veramente paura che, cioè, se fosse solamente acqua quasi ci penserei, perché il peggio che può succedere è che prendi molto freddo, ma non sappiamo di preciso quale composto chimico ci sia qua dentro, quindi insomma non è proprio il massimo. Adesso farò volare il drone e poi ci spostiamo dall'altra parte del lago, dove sostanzialmente c'è un colore diverso. Qua siamo appunto sul grigio, mentre di là sarà qualcosa tipo di rosso giallo, molto strano comunque. Comunque No, è che non so se preoccuparmi a livello fisico. No, che a me è andata bene. Il composto che c'è. A voi un po' di meno. Cioè, nel senso, crepiamo. Guarda, a me è andato solo sul dito, però l'ho tolto. Ma come sul... No, io... E quello ti si No, non toccarlo. Lo so, ma... Diciamo che 80 euro buttati di scarpe. Diciamo che non è stata un'ottima idea. No, in realtà Comunque è stata una loro idea, no, quindi è stato fighissimo. Ma sì, ma sono esperienze, dai, chi se ne frega per È perché c'è il sole. Ma me la devi scuotere la scarpa, deve sta lì così. Allora è andata proprio male, perché c'erano dei punti in cui il ghiaccio era un po' più sottile, sono proprio finiti giù con un piede e si sono infangati tutti. Io per fortuna, bene o male, mi sono salvato. Camminare tra questi alberi morti e queste acque velenose lascia di fronte un paesaggio a dir poco surreale, un paesaggio quasi alieno che non sembra appartenere a questo pianeta. L'ultimo simbolo di Jamana ancora rimasto è la punta del campanile, che sembra quasi voler gridare all'ultima resistenza, al non mollare, a rimanere aggrappato con le ultime forze alla vita. Un posto che racconta di storie mai concluse, come quella degli abitanti di Jamana, che ancora, dopo quasi 60 anni, non vogliono andarsene. I pochi rimasti
rimangono nelle loro case, sui bordi di questo lago tossico. Sotto il colore dell'acqua fa impressione perché è proprio rosso, arancione, giallo, sembra quasi che si sia creata, si capisce, tipo una sorta di schiuma, è molto strano. E praticamente da questa parte qui, adesso ci passiamo, arriva quello che scende dalla cava, che è lassù, non so se si vede, poi vi farò vedere meglio più in là, ma penso che qua sotto arrivi per esempio zolfo, acido solforico, zinco e probabilmente anche arsenico. E qui è tutto morto, tutto completamente morto. Questi alberi, questo ha ancora qualche foglia attaccata, ma tutti gli altri sono completamente morti. Qui c'è una puzza di uova marce terribile e c'è questo fiumiciattolo, diciamo, questo ruscello che è verde, giallo e rosso, quasi blu, sembra quasi la bandiera rumena letteralmente. E dietro di me c'è tutto il lago e si intravede il campanile laggiù in fondo. È disturbante vedere una cosa del genere e non lo so, non sto qua molto perché c'è veramente un odore terribile. Quella lassù in cima che si vede è la cava di rame e oro, che poi fondamentalmente fa questo tragitto qui per poi probabilmente scendere da questo versante e arrivare qui su questo fiumiciattolo che poi scende di qua. Pensate che il livello del lago sale di 1 metro all'anno. Ciò significa che il campanile, ultimo simbolo di questo paese, scomparirà nel giro di pochi anni, inghiottito per sempre dai rifiuti tossici sversati su questo paese. Questa casa che c'è alle mie spalle ormai si è quasi completamente inabissata. Ne rimane una anche da quella parte di là, dove è visibile praticamente solo la finestra del secondo piano e nient'altro. E qui ormai siamo più o meno nella stessa situazione perché è quasi completamente sommersa da questi rifiuti che vengono sversati anche da quella parte di là. Praticamente ci sono diversi punti da cui i rifiuti tossici vengono poi sversati all'interno del lago stesso. La situazione peggiora in realtà di secondo in secondo, perché si potrebbe pensare che dopo tutti questi anni che questo problema fondamentalmente esiste, se si è fatto qualcosa per contrastarlo, per fermarlo. In realtà no, per niente, non è stato fatto assolutamente niente e la situazione continua tutt'oggi, non dà cenno a fermarsi. È spaventoso.
questo posto aveva ancora in serbo una cosa per noi. Questo è un altro dei punti dove vengono sversati questi rifiuti tossici ed è incredibile vedere, già un po' si nota qua dietro, come praticamente questo, io penso dal colore direi piombo piuttosto che qualcosa del genere, comunque sia, ha praticamente colorato le due sponde di questa rientranza e è tutto grigio, sporco, gli alberi sono morti e si vede appena appena proprio la differenza. Per esempio qua sotto la terra è marrone come dovrebbe essere, lì è proprio grigia, è incredibile. Jamana è un luogo che costringe a fare domande. Quanto vale il progresso? Quanto vale una vita umana? Purtroppo la storia di Jamana non si può cambiare, ma può essere raccontata. E forse nel raccontarla possiamo imparare qualcosa. Possiamo imparare che ogni decisione ha un prezzo e quel prezzo lo pagano sempre i più deboli. Ma come dice una scritta su un muro, quando arriverete a Jamana, know with tats, Jamana, non dimenticatevi di Jamana.